Cari amici di motorsport.com, ciao a tutti e ciao anche a te Franco, ben ritrovato. Buongiorno Beatrice, andiamo a raccontare un'altra macchina di un top team molto interessante. Andiamo infatti a scoprire e analizzare nel dettaglio la monoposto del team campione del mondo in carico, ovvero la McLaren MCL 40. Il team di Woking diciamo che è arrivato ai test con 2 giorni di ritardo. Non si sono viste delle soluzioni rivoluzionarie, ma comunque questa monoposto si distingue per la sua accuratezza di ogni singolo dettaglio, Franco. Sì, io ti dico la verità, sono abbastanza colpito dalla McLaren per il fatto che Mh. non ha niente di rivoluzionario, come giustamente hai messo in evidenza tu, però attenzione, ha una ricerca maniacale del fatto che ogni flusso ragioni e funzioni con quello successivo. Quindi c'è stato uno studio molto accurato, molto attento di questa macchina che probabilmente non presenta soluzioni da dire wow, come per esempio quando abbiamo visto la Aston Martin di Adrian Newey, ma credo che sia una macchina in grado di essere incredibilmente efficiente praticamente da subito. È come se fosse andata a studiarsi molto bene questo regolamento, Franco? Sì, io credo che ci sia una grandissima integrazione fra quello che è stata la progettazione del gruppo, diretto da Rob Marshall, sia per quello che è la parte meccanica associata alla power unit e all'aerodinamica. Ricordiamolo, è una cosa importante, sembra banale, squadra campione del mondo, ma squadra campione del mondo che corre col motore Mercedes e quindi è una squadra a tutti gli effetti cliente. Sarà una sfida molto interessante capire in che modo Mercedes saprà reagire, perché col cambio di regolamento la Casa della Stella è attesa a riproporsi come grande protagonista del mondiale e la McLaren certamente non vorrà stare dietro. Ti do un'indicazione relativa appunto al discorso del motore. Tutti abbiamo Mh-mh. scritto che sembra indiscutibilmente la power unit più avanti rispetto a tutti gli altri, sebbene Ferrari abbia fatto il miglior tempo e abbia fatto tantissimi giri. Ma l'aspetto curioso, mentre i metronomi della Mercedes continuavano a inanellare giri senza problemi, la McLaren è partita al terzo giorno, come hai detto tu, con un po' più di difficoltà, con qualche problema di gioventù, un problema di alimentazione su una parte della macchina che è stata realizzata non da Mercedes ma da McLaren, sono dovuti intervenire, hanno dovuto fare delle modifiche, ma la cosa sconvolgente è che all'ultimo giorno Mh. sono praticamente arrivati dove erano gli altri, cioè c'era un ritardo e grazie al più facile utilizzo del motore Mercedes sono arrivati subito a fare il secondo tempo con Lando Norris, riuscire a fare 166 giri nell'ultimo giorno, metterne insieme 291 totali, che non sono tanti perché nella lista sono poi ottavi di 11. Quindi il segnale è: sono arrivati tardi, hanno portato una macchina già molto evoluta, diciamo che è già una prefigurazione di quello che vedremo in Bahrain e qualcosa anche a Melbourne, quindi con problemi che dovevano essere in qualche modo risolti, però poi molto rapidamente sono arrivati a ottenere un risultato. Questa, nuova McLaren presenta delle sospensioni push rod sia all'anteriore che al posteriore e direi che è un cambiamento di schema che è dettato da delle ragioni aerodinamiche di risparmio di peso. Sì, abbiamo visto diverse squadre tornare indietro al push rod, più tradizionale, decisamente più leggero come soluzione di partenza. Colpisce, guardando bene la macchina, il fatto che non abbiano esagerato con l'inclinazione del triangolo superiore, ma hanno spinto moltissimo l'apertura del triangolo inferiore. Il braccio dietro arriva quasi all'attaccatura dell'alo sul telaio come proiezione, ed è veramente un disegno pensato in maniera drastica a trasformare un braccio della sospensione in quello che diventa un elemento aerodinamico, tanto più
che lo sterzo, che era la caratteristica lanciata dalla McLaren, spostato dietro al triangolo inferiore, in realtà qui è stato riportato in avanti, di nuovo per la logica del risparmio del peso, ma anche per utilizzare quel braccio come primo elemento che divide i flussi in una sequenza di braccetti che di fatto diventano dei deviatori di flusso molto importanti verso quelle che sono le bocche del forno. Se guardiamo la zona anteriore, quindi restiamo davanti a questa MCL40, come si presentano il muso e l'ala, Franco? Beh, c'è un dato sicuramente interessante. La McLaren ha deciso di fare il muso più lungo e prolungato possibile, con il nasino che si chiude praticamente sopra il profilo principale. Ha due piloni piuttosto importanti e incurvati per infilare il flusso sotto i piloni e indirizzare l'aria sotto un muso abbastanza scavato affinché ci sia una buona portata di aria sotto il telaio, ma ha i piloni sul primo elemento, a differenza di Aston Martin e Mercedes, che invece hanno deciso di bloccare l'uso mobile del secondo flap. Questo è un aspetto di divaricazione dello sviluppo aerodinamico che sarà molto interessante da seguire. La McLaren non si è presentata con diciamo delle ali basiche come moltissimi altri. Lo vediamo intanto dal profilo principale molto rettilineo, che poi si arcua verso la paratia laterale, ma lo vediamo anche dal disegno dei due elementi mobili, con un'incidenza e una corda piuttosto elevata verso la parte esterna, mentre va a zero sotto il muso. Quindi c'è già una ricerca dell'andamento dei flussi molto dedicata. C'è molta attenzione anche al disegno della paratia laterale, è svergolata, lavora per un allungamento del profilo principale al massimo verso l'esterno e mostra in modo interessante il secondo elemento superiore, che è già orientato leggermente a scendere, alla ricerca di quel famoso outwash che la FIA non vorrebbe vedere su questo monoposto, ma che tutte le squadre stanno cercando in tutti i modi di ripristinare. Il passaggio cioè dell'aria all'esterno della ruota anteriore, affinché sia possibile ripulire la scia dietro alla gomma anteriore. Un grosso lavoro, io credo che lì vedremo tantissima fase di sviluppo, sarà molto interessante, vediamo chi riuscirà a ottenere i migliori risultati. Interessante è che la presa d'aria dei freni non era chiusa nella palpebra della brake duct come sulla Ferrari SF26, ma si vede una tradizionale presa, segno quindi che il flusso nei cestelli sarà ancora importante nella gestione della temperatura di innesco delle gomme, Franco. Bravissima Beatrice, stai diventando veramente in grado di divulgare la Alla tua tecnica. altezza dici, meno male dai. Stai crescendo, devo dire, in maniera strepitosa. La curiosità, che era un po' passata inosservata con queste immagini molto scure diffuse dalle squadre, è che la presa d'aria, quella che tu hai sottolineato, mostrava non tanto una parzializzazione con lo scotch, come si è sempre fatto nella storia delle corse, ma avevano addirittura realizzato con materiale gommoso plastico delle cover che erano finalizzate a chiudere specificatamente dei punti della presa, differenziando fra quello che era l'aspetto del raffreddamento dei freni rispetto all'aria che serve a far funzionare i cestelli, portando la temperatura fra le due intercapedini a quella che serve per mantenere nel miglior funzionamento le gomme anteriori. Quindi interessante, perché vuol dire che lì c'è già uno studio molto, molto avanzato per quello che può essere sia l'utilizzo della gomma sia la capacità di controllare le temperature. Temperature che sono state un must della McLaren l'anno scorso. Ci introduciamo così al discorso delle pance, Beatrice, Sì. perché qui vediamo una tendenza a una piccola variazione di concetto. Le pance sono molto avanzate perché
c'è sia il vassoio sotto che la visiera sopra l'imboccatura dei radiatori. Ha una forma triangolare che in qualche modo ricorda quella della La Ferrari, Ferrari. ma la differenza è che la pancia ha uno scivolo che scende giù in modo rettilineo dalla parte superiore e va a creare una Coca-Cola posteriore molto interessante. Sotto la bocca dei radiatori non c'è ovviamente quello che era l'undercut che conoscevamo estremo l'anno scorso, ma un po' sono riusciti a scavare lo stesso. La sensazione è che una parte della massa radiante che era sulle pance l'anno scorso possa essere andata in coda a irrobustire il famoso radiatore centrale, ormai così tutti lo chiamiamo, che viene alimentato dalle due orecchie della presa d'aria dell'airbox. L'airbox centrale, quello triangolare, ovviamente alimenta il motore Mercedes, quelle due laterali invece sostengono il passaggio d'aria per quello che riguarda questo radiatore. Un po' più grande, il corpo dell'airbox è leggermente più grande di quello della Ferrari e dell'Aston Martin. La tendenza è quella di riuscire a portare a sfogare l'aria nella coda della macchina, cercando di tenerla il più chiusa possibile. È un tentativo, si vede poi come declina molto il cofano motore, c'è una pinna piuttosto grande e la pinna mostra delle seghettature in perfetto stile Ferrari. E restando sempre nella zona del retrotreno, notiamo che ci sono 2 piloni che vanno a supportare l'alettone posteriore e i sostegni sono un po' più divaricati rispetto alle altre realizzazioni, Franco? Sì, evidentemente qui c'è la voglia appunto di far lavorare la pinna che si trova poco avanti in sinergia con i due piloni per orientare il flusso e cercare di rendere il diffusore quanto più efficiente è possibile. Il lavoro che è stato fatto nella sospensione posteriore ha portato ad alzare molto i due triangoli, proprio per avere un passaggio d'aria sul diffusore che sia il più pulito possibile. Una caratteristica, la McLaren non ha il mouse hole Okay. nell'ingresso del diffusore, è una caratteristica, sarà interessante vedere se arriverà qualche cosa in Bahrain o se invece vanno avanti con uno sviluppo che è diverso da tutti gli altri. Ma secondo te, tra Norris e Piastri, chi potrebbe essere il più agguerrito dei 2 quest'anno? Guarda, ci sarà una battaglia incredibile. Ho la Mh. sensazione che il fatto che Lando arrivi col titolo del campione del mondo e si sia tolto l'ansia del dover vincere, diventa un grosso vantaggio. Io credo però che Oscar, dopo aver fatto una stagione molto altalenante, nella quale ha fatto emergere anche qualche dubbio sulle sue capacità da essere un vero fuoriclasse, cercherà in qualche modo di reagire. A guardare i test siamo ripartiti con Norris, devo dire, nettamente davanti a Piastri. Ma ancora è presto, vedrai. Ci È saranno tante molto cose è quest'anno molto che andremo a molto raccontare. presto. Fra le cose che merita di essere messe in evidenza, la Sì. macchina, la MCL 40, ha già mostrato tendenza all'assetto rake piuttosto importante. Quindi c'è stato uno studio finalizzato all'effettivo valido funzionamento di questa vettura e nell'ultimo giorno hanno anche ammesso, rispetto ad altri che non hanno mai toccato la macchina, che hanno cominciato a fare delle regolazioni di assetto. Quindi voglia di galoppare nella squadra campione del mondo. E allora, se anche questa ispezione di questo monoposto per oggi è conclusa, Franco, io ovviamente ringrazio te, ma voglio ringraziare anche i nostri amici che sono preoccupatissimi, infatti li voglio tranquillizzare, perché da quando hanno saputo che non sei più il nostro direttore perché hai ceduto il posto al nostro Giacomo, si sono spaventati pensando che tu non sarai più con noi in redazione. No ragazzi, Franco c'è, scriverà, farà i video, farà l'appuntamento del Candido, tutti i report, lo avete visto, i video di tecnica, quindi non è che va via. Volevo No, tranquillizzarli Franco, no, perché c'è stato
una esplosione di commenti di persone preoccupate, quindi ci tenevo a Tra dirlo. l'altro faccio i complimenti a Giacomo, il nuovo direttore, e al report dopo i test che mi è piaciuto veramente molto. Ci siam divisi i compiti. Io stavo facendo in Certo, contemporanea con te, le le macchine macchine. raccontando la tecnica, e lui ha curato il fine test, e devo dire ottimo lavoro. Segno che c'è già comunque una buona continuità di lavoro sui giovani che stanno crescendo, e di questo ne sono orgoglioso. Ma non vado via, ci sono, ci sono. No, guarda, volevo appunto rubare questi 2 minutini finali proprio per rassicurare tutti, perché nel corso di questi giorni, da quando c'è stato l'annuncio con il nostro comunicato, in molti hanno scritto preoccupati. No, Franco c'è, non vi preoccupate. E soprattutto non preoccupatevi, ma iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i nostri prossimi video, perché io e Franco continueremo a raccontarvi le monoposto del 2026 nei prossimi giorni. Seguite anche tutti i nostri approfondimenti sul sito di motorsport.com Italia e anche ovviamente i nostri canali social. Franco, alla Sarà prossima sfida macchina! McLaren Mercedes, o in mezzo Eh, mette il becco anche la Ferrari? Che ne pensate? ma ditecelo nei commenti e fateci sapere. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao Bea, grazie.